Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo del Majestic Blue, prodotto da Diamine. È un inchiostro che a me piace particolarmente. Mi piacciono generalmente gli inchiostri Diamine. Questo è uno di quelli che trovo equilibrato nella sua tonalità, perché il blu è veramente sconfinato in quanto a sfumature e in quanto a contaminazioni con gli altri inchiostri. Un po' più di rosso lo sposta verso il viola, un po' più di giallo lo ammorbidisce, lo porta ovviamente verso il verde. Insomma, c'è tanto da giocare con la brillantezza, con la luminosità, e quindi sono inchiostri che poi apprezzo particolarmente, e di fatto il blu è l'inchiostro più venduto nella gamma del mercato dei colori. Il nero certamente da una parte, ma il nero sappiamo che o additivo o sottrattivo, lì si arriva con tutti i colori, mentre invece qui parliamo di pigmenti e di tinte. Forse non tutti sanno che il blu però è il pigmento più costoso nell'industria, perché è così, ecco, e questo diciamo è anche buono a sapersi per noi che siamo degli utilizzatori. L'analisi organolettica di questo inchiostro, perché vi salto tutta la parte del brand dell'azienda, che ve la trovate invece, se siete interessati, nella scheda che vi metto qui nel video. È una presentazione comune a tutti gli inchiostri Diamine che non ripeterò ogni volta. L'analisi organolettica ci dice che è un inchiostro che, come spero si possa vedere, ci fa già notare delle sfumature violacee, magenta, chiamiamolo così, dei riflessi che troviamo e osserveremo, poi ve li faccio vedere più da vicino, anche nel suo scomponimento cromatico. Sono riflessi ben presenti che conferiscono sotto una certa taglio di luce proprio un bicolore, un bicomponente. Dal punto di vista quindi visivo, nel frattempo ho dato una sniffata all'inchiostro, perché l'analisi sensoriale prevede anche questo, sempre ovviamente svolta nel calamaio. Ci dice che a parte questi riflessi abbiamo anche una untuosità, una oleosità abbastanza presente. La possiamo riscontrare nei bordi del calamaio. Ora io ho questo da 30 ml, con quell'effetto che si chiama effetto Marangoni, che possiamo riscontrare anche nei calici di vino quando forma quegli archetti in base per l'appunto alla viscosità, ed è un indice che ci fa già capire che sarà un inchiostro un po' più protettivo per quei pennini appuntiti, quindi meno rotondeggianti, e però per contro favorirà un po' troppo la scorrevolezza forse in quei pennini che hanno nella levigatura e quindi nella loro rotondità, anche piccola che sia la punta, l'arma a loro favore, e quindi diventerà un'arma a doppio taglio, perché troppa scorrevolezza finisce per non aiutare nessuno. L'odore c'è, un odore, profumo mi sembra troppo, però è un odore che c'è più rispetto ad altri inchiostri della stessa gamma, meno di altri per fortuna, perché alcuni puzzano proprio, e non resta che andare a provarlo. Poi vi farò vedere su altre carte. L'ho caricato su una Pilot, anche se sta ormai finendo, vedo, sulla Plumix e su un pennino B, anche se questo non sarebbe il pennino B originale della Plumix, ma è quello della 78G. Comunque lo sto provando qui solo per capire come si comporta. Lo proviamo sul blocco Rhodia, come al solito, carta Rhodia. Ad esempio, un pennino come questo, che è un pennino tagliente, un po' duro negli angoli, è aiutato molto da questo tipo di inchiostro, dalla formulazione che ha. E guardate che begli effetti di sfumature si notano. Questo lo attribuiamo più al flusso, ma anche alle sfumature che vi ho mostrato prima e che dopo vedremo meglio. A me piace tanto, ve l'ho detto, sì, Marco, l'ho già detto, eccolo qua, questo è anzi giochiamo anche un po' con l'inclinazione, questo è il pennino B, un B un po' anomalo, abbiamo detto, il pennino B della Pilot 78G, ma l'ho trapiantato sulla altrettanto bella Plumix, eccolo qua.
Quindi conferma quello che, così la prova dinamica, quello che vi ho accennato prima, e cioè è un inchiostro che per la sua formulazione un po' oleosa riesce a proteggere anche gli spigoli abbastanza vivi del pennino B di Pilot, e quindi lo rende scorrevole, cosa che invece mi piace meno quando lo metto su pennini, ad esempio Pelican, ma anche la maggior parte dei Jowo e Bock industriali che vengono montati su tantissime marche di penne, perché lo rendono un po' troppo scorrevole. Andiamo a vedere qualche prova fatta su un'altra carta, ma prima andiamo invece a vedere se qua ci sono segni di passaggio. Assolutamente no. Carta Rhodia sapete che è abbastanza strutturata anche per questo. Quello che è il riscontro che possiamo notare, e io con i miei occhi lo vedo meglio che voi dal vostro video, è un inchiostro con un blu che tende al bluette, che sarebbe un po' più luminoso del blu centrale, se volessimo dare una connotazione al blu per eccellenza, e quindi lo rende un pochettino più leggero, più anche così, dai, sbarazzino rispetto alla formalità, all'eleganza, se vogliamo, del blu classico. La sfumatura che riesce a indurre quando per esempio angoliamo il pennino, oppure sui pennini flessibili ancora meglio, mi piace molto, perché si passa da un tratto leggero, che quindi diventa un po' più chiaro, ad un tratto più profondo, più deciso, e ecco, sono inchiostri, quelli che si comportano così, che mi piacciono particolarmente. L'ho messo alla prova anche su una carta quadrettata. Questo è un blocco pigna, un pigna style, di quelli proprio economici se vogliamo, e anche qui, come vedete, si nota, si percepisce benissimo il suo colore, sebbene la rigatura, per quanto comunque è abbastanza leggera, è abbastanza chiara, lo sposti un pochettino, tende addirittura a schiarirlo, perché comunque l'assorbimento del blocco pigna, della carta pigna, non è quello di Rhodia, e quindi ci troviamo di fronte a due tipi di capillarità diversi, e quindi anche il riscontro visivo ne risente parecchio. Chiaro che su questa carta Rhodia la tinta emerge con molta più fedeltà, però è molto bella anche qui, e anche in questo caso vi faccio vedere che non c'è passaggio da una parte all'altra, quindi buon segno anche per l'inchiostro. Come possiamo osservare, dai tratti più leggeri a quelli più fitti, quindi con il doppio passaggio, anche col triplo passaggio, c'è una coerenza proprio nella tonalità dell'inchiostro, quindi bene anche questo, cioè è un inchiostro che resta riconoscibile anche con le diverse gradazioni dei pennini. Fuori dubbio che quando utilizzo per esempio questo che cos'era, vediamo se me lo sono scritto, questo Italic Broad della Pelican, è chiaro che prende molto più corpo, prende più consistenza, anche un po' di profondità rispetto a quello che invece mi fa il pennino extra fine sempre della Plumix. Però come vedete la coerenza c'è, e vi mostro per esempio come cambia ulteriormente quando vado a metterlo sulla carta un po' colorata, perché è un bianco panna, un bianco sporco, un crema chiaro, avorio chiaro, chiamiamolo come vogliamo. Sto parlando del Fabriano Ecoqua, una carta che mi piace molto, ma in questo caso con il Majestic me lo fa apprezzare un po' meno, perché troppo giallo mi sposta la tonalità dell'inchiostro, e ovviamente vi sto parlando solo di gusti personali, ma spero che possano servirvi per farvi un'idea di quello che è lo Shift, che è una carta un po' giallina, introduce su un inchiostro blu non troppo profondo. Vi avevo parlato anche di questo bicomponente che troviamo, vedete osservandolo sotto questa luce, si può notare che c'è una componente di magenta, di amaranto ben spiccata, cosa che anche nell'Oxford, che ho già provato ieri, avevamo notato. Questa volta l'ho scritto, l'ho messo giù su una carta Tom River, prima maniera, come direbbe Totò, ed è evidente che anche
per esempio nella M, nel gambo della J, nella discendente della T, della I, si nota questa dominante magenta, ma questa è una carta che riesce a mettere in evidenza molto più di altre questo tipo di shift, riesce a scomporre molto bene gli inchiostri. Passando invece ad uno sguardo più generale per classificare, per cercare di mettere insieme agli altri blu questo Diamond Majestic, lo troviamo dove, aspettate che non abbia sbagliato io a scriverlo, inchiostro Diamond, lo troviamo qua, Majestic blu, come vedete è un po' più chiaro per esempio del Sargasso, che è un blu ben più centrato e ben più deciso, ed è molto più chiaro per esempio del Diamond Shimmering Sea, che come potete vedere al di là della componente shimmering è un blu molto più scuro e desaturato, non ha le componenti violacee del Bilberry. Torniamo un attimo sul nostro Pelham e sul Majestic, però è meno vicino appunto ad un blu come può essere quello del Tchaikovsky, sempre in casa Diamine, oppure quello più elegante e più formale dell'Oxford, e forse se vogliamo anche del Blue Black, anche se il Blue Black in questo caso lo trovo più vicino al Majestic in quanto proprio così come assonanza. Andiamo a vedere anche un'altra tavola che ci mostra altri su un'altra carta, questa volta senza rigatura, il Majestic, eccolo qua all'inizio. A me piace, torno a ripeterlo, e poi i blu sono davvero tanti, ma mi piace perché è un blu che è abbastanza, diciamo, rigoroso ad una tinta primaria. Il Sargasso mi piace ancora di più perché lo trovo quasi più pertinente come blu, così come mi piace anche questo Private Reserve, il Super Show blu, il DC Super Show blu, molto centrato secondo me nella sua tinta blu. E poi insomma a voi la scelta. Faccio vedere ancora questo che è su una carta ulteriormente diversa insieme ad altri inchiostri, per esempio partendo dall'Edelstein Lasagao, che è un altro bellissimo inchiostro, ma qui ci troviamo su una carta Fabriano e Cocqua con rigatura, per cui è ulteriormente, ora è anche sotto nylon, è ulteriormente diverso il riscontro. Vado un pochettino a stringere per mostrarvi il nostro Majestic blu, sempre riconoscibile, almeno ai miei occhi, evidentemente, siccome mi piace lo riconosco un po', come vedete ben più chiaro rispetto all'Oxford, molto meno carico rispetto al Bay State, altro bellissimo inchiostro, e meno calibrato però rispetto al Visconti blu, che secondo me incarna fra i molti, un po' come potrebbe essere la Zagao o il Sargasso, sì, incarna quasi appieno la tonalità, la tinta del blu. Bene, vi ringrazio anche per questo video, vi aspetto ai prossimi video e ciao a tutti, e più che mai i saluti inchiostrati.